Ciao, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la magia, la filosofia e dintorni. La magia ai tempi della filosofia e naturalmente anche della tecnica. Allora, questa è la puntata, è l'appuntamento in cui parlerò per la prima volta davvero di astrologia. È la prima lezione di astrologia. Che cosa ho fatto fin qui? Allora, avevo introdotto l'argomento con la prima puntata. Poi ho fatto un video sul pensiero magico che ritengo molto importante per capire tutto ciò che vi racconterò a partire da qui. Ho fatto alcuni video veramente strampalati che chi li ha visti si chiederà ma che diavolo ci stanno a fare? Allora, capirete prima o poi, oppure capiranno i posteri, oppure non si capirà mai, però rimane il fatto che ogni tanto farò qualcuno di questi video un po' strampalati. Perché la cravatta di Topolino? Ebbene, sapete, oggi è giovedì 16 di luglio che martedì scorso, 14 di luglio, la New Horizons, la sonda, ha raggiunto Plutone, sappiamo tutti. Plutone è pianeta guida di vari segni, tra cui lo Scorpione, e Topolino è dello Scorpione, avete visto il collegamento acrobatico? Come Topolino dello Scorpione? Ebbene sì, anche i personaggi di fantasia hanno il loro segno, e Topolino dello Scorpione. Di Topolino non so per quale motivo si ha sempre quest'idea di personaggio sciapo, borghese, conformista. Se ricordate è nato invece come un personaggio ribelle, come un vagabondo. Nel primo film della Walt Disney in bianco e nero, in cui c'era Topolino viaggiava su questa chiatta ed era un vagabondo. Poi è diventato un investigatore dell'occulto, un poliziotto, quindi è un personaggio molto più complesso di quanto normalmente si pensi. D'altra parte il segno dello Scorpione è un segno profondo, guidato appunto da Plutone e anche da Mercurio. Comunque in questo caso l'ho messa proprio per collegarmi a Plutone, alla New Horizons, quindi è una celebrazione di questo avvenimento tecnologico, astronomico, c'è una celebrazione di Plutone, il pianeta, e anche un po' di Topolino. Vabbè, bando alle ciance, entriamo veramente nel vivo dell'argomento astrologico, parliamo di astrologia. Allora, preambolo fondamentale, la visione dell'astrologo è geocentrica. Che cosa significa? Significa che il pianeta sta al centro dell'universo, al centro del cosmo, dal punto di vista dell'astrologo. Cioè, la visione dell'astrologo è pre-copernicana, tolemaica. Tenete conto del fatto che Copernico studiò i calcoli di Tolomeo. I calcoli di Tolomeo non erano sbagliati, nonostante egli non sapesse che la Terra girava attorno al Sole, erano fondamentalmente giusti. Poi, naturalmente, Copernico sviluppò l'idea, quella esatta, che noi conosciamo, però, insomma, non vanno sottovalutati i calcoli di Tolomeo. La visione dell'astrologo è aristotelica, è dantesca. Avete tutti in mente la Divina Commedia, il paradiso, le sfere celesti cristalline che ruotano attorno alla Terra, spinte dagli angeli, Dante che fa il suo viaggio oltremondano, che attraversa le sfere celesti, guidato da Beatrice, su fino a raggiungere la Rosa dei Beati e Dio. La visione dell'astrologo è fenomenologica, cioè si attiene a ciò che egli vede. Io, che abito in Europa, Svizzera, Locarno, mi sveglio al mattino, guardo verso est, verso oriente, vedo l'alba, da dove arriva il sole, arriva dal Giappone, arriva dalla Cina, sale, arriva allo zenith, poi scende, va verso occidente, est, e scavalca le onde dell'Oceano Atlantico, va verso New York, va verso la California. Questo è ciò che io vedo nel display, nel monitor, nello schermo del cielo. Io mi attengo a questa visione, che poi non è una visione peregrina, non è una visione così strampalata, fa parte anche dell'astronomia. Infatti in astronomia ci sono delle mappe geocentriche, si parte dalla Terra, dalla sfera terrestre, viene proiettata, diventa sfera celeste. Su questa sfera celeste vengono disegnati i moti apparenti dei pianeti. Ad esempio, il movimento del Sole si chiama eclittica e viene disegnato su questa sfera celeste. D'altra parte viviamo in un periodo post-relatività, anzi nel periodo relativista, dopo Einstein, quindi il tempo è relativo, tante altre cose sono relative, dipendono dal punto di vista. Questo punto di vista è assolutamente lecito e funzionante, importante. Allora, tenete conto del fatto che la visione dell'astrologo è geocentrica. Punto. E andiamo oltre, entriamo nel grande salone delle feste dell'astrologia. Allora, è importantissimo
conoscere due elementi, due cose, per capire come costruisce il suo strumento, cioè l'astrologia, l'astrologo. Allora, le due cose fondamentali sono i pianeti, del nostro sistema solare naturalmente, e le stagioni, che sono un evento astronomico: primavera, estate, autunno, inverno. Allora, in questo appuntamento vi parlo dei pianeti, così come li vede l'astronoma, ma in particolare naturalmente l'astrologo, come li vede l'astrologo. Allora, parliamo di pianeti. I pianeti che ho disegnato qui, li vedete qua alle mie spalle, con i loro simboli. Qui c'è il Sole, i pianeti sono disegnati partendo da quello più vicino al Sole, Mercurio, poi allontanandosi via via fino ad arrivare a Plutone, il protagonista di questi giorni. Allora vedete che ad ogni pianeta è attribuito un simbolo, invece di scrivere Marte, Giove sotto, si usano questi disegnini che fanno parte dell'astronomia e vengono utilizzati anche dall'astrologia tranquillamente. Allora, una cosa però che va detta, tra parentesi, ma molto importante, il Sole in astrologia è chiamato pianeta. È un fatto terminologico, sì, ma soprattutto un fatto concettuale, poiché è un corpo come gli altri che da un punto di vista geocentrico si muove appunto attorno a noi, si muove nel display del cielo, fa parte dei pianeti. Naturalmente l'astrologo sa benissimo che si tratta della nostra stella, una stella media, gialla, che consuma idrogeno, questo è il suo carburante, che lo farà andare avanti per 5 miliardi di anni. Ad un certo punto il Sole diventerà una gigante rossa, si espanderà, farà evaporare gli oceani, la vita terminerà sulla Terra totalmente, poi il Sole si rattrapirà diventando una nana bianca, fine di tutto. Allora, visione apocalittica, visione apocalittica. Ma non preoccupatevi, mancano 5 miliardi di anni, noi non ci saremo, la razza umana si sarà molto probabilmente estinta da tantissimo tempo, e anche l'astrologia. Questa cosa ve la racconto per dirvi che l'astrologo poverino naturalmente sa queste cose di astronomia, anzi l'astronomia è il punto di partenza dell'astrologo, i dati concreti sono fondamentali, questo senza scherzi. Quindi il Sole è un pianeta da un punto di vista astrologico, e anche la Luna, il nostro satellite. Allora, parliamo di questi simboli, tanto per cominciare. Il simbolo del Sole è un cerchio con un punto in mezzo, è molto semplice, è molto forte, efficace. Poi il simbolo del pianeta Mercurio è questo omino con delle corna, oppure se preferite con un cappello. Il simbolo di Venere è un omino semplificato, o meglio una donnina, dal momento che stiamo parlando di Venere, la dea della bellezza, dell'amore. La Luna è questo disegno infantile di una luna, di una falce di luna crescente. Marte è un cerchio con una freccia. Poi ecco che ho disegnato la fascia degli asteroidi, quella che separa Marte da Giove. Poi c'è Giove, che è una specie di luna unita a una croce. Il simbolo del pianeta Saturno è un falcetto stilizzato, e poi capirete perché, se già non lo sapete. Il simbolo del pianeta Urano, da vedersi così, è un'antenna, praticamente, un'antenna non parabolica di quelle vecchie, ma che ci sono ancora sui nostri tetti, un'antenna. Poi Nettuno, un tridente, ebbene, Nettuno, Poseidone, il dio degli oceani, e poi il nostro protagonista di questi giorni, Plutone, una P con un piede. Ecco, questi sono i simboli utilizzati per descrivere, per parlare dei nostri pianeti. Allora, diciamo qualcosa di elementare, ma di importante a proposito dei pianeti. Parliamo di astronomia, di cose che forse abbiamo imparato a scuola, ma è meglio rispolverarle, dal momento che è meglio partire in modo semplice, perché poi le cose si complicano un pochettino. Quindi più semplici si parte e meglio è, poi piano piano così si possono capire le cose con facilità. Allora, questi pianeti tra Mercurio e Marte fanno parte di una famiglia astronomica ben precisa, sono i pianeti rocciosi, diciamo nati nello stesso modo, nelle stesse condizioni, con le stesse dinamiche. Allora, dal più piccolo al più grande abbiamo Mercurio, Marte, Venere e la Terra, la nostra bellissima Terra. Questi pianeti fanno parte di una famiglia, pianeti rocciosi. Ok, poi quasi a fare da spartiacque in questa mappa tra un certo gruppo e un altro abbiamo la fascia degli asteroidi.
Qui in effetti abbiamo un altro gruppo, un'altra famiglia astronomica, da Giove a Nettuno. Sono i cosiddetti giganti gassosi. Perché chiamati così? Ebbene, prima di tutto perché sono grandissimi questi pianeti, sono dei giganti, e poi perché sono fondamentalmente gassosi, ma anche in parte liquidi, semisolidi, solidi. Sono fatti soprattutto di elio e di idrogeno, gli stessi elementi di cui è costituito il Sole, e poi in un secondo tempo, in un secondo tempo, sono fatti di metano e di ammoniaca e anche di acqua e di poi altri elementi in minore misura. Giove, un pianeta grandissimo, la sua massa è 2,5 volte la massa di tutti gli altri pianeti messi insieme, incredibile. Una cosa veramente molto interessante è che sotto le nubi di idrogeno, di elio, di Giove ci sono delle vere e proprie tempeste di fulmini, da cui, udite udite, cascano, piovono diamanti scintillanti. La visione delirante di un pazzo? Assolutamente no, è geologia del pianeta. Allora, con questa cosa naturalmente l'astrologo ci va a nozze, perché, ebbene, Giove è Zeus, sapete, il simbolo del comando e lo strumento di battaglia della sua forza di Zeus è il fulmine, quindi tempeste di fulmini, poi i diamanti che scendono, la generosità regale del dio di tutti gli dei. E Venere, che è un pianeta in cui non vorremmo stare neanche per un minuto, pieno di gas velenosissimi. Vorremmo andare su Marte, colonizzare Marte, ma non stare su Venere per nulla. Eppure Venere è il pianeta della bellezza, è la dea della bellezza Venere, la dea dell'amore. Allora, come dice la saggia Gianna Nannini in una canzone, questo amore è una camera a gas. Dietro la bellezza dell'amore spesso purtroppo si nasconde una camera a gas e il pianeta lo conferma. Giove, un gigante gassoso, Saturno, un altro gigante gassoso con i suoi celeberrimi anelli, Urano, altro gigante gassoso, Nettuno, altro gigante gassoso. Ora, Plutone, il protagonista di questi giorni. Sapete che Plutone è stato declassato ad un certo punto nel 2006 da pianeta, è diventato pianeta nano. Poverino, come mai? Cosa gli è successo? Allora, per l'Unione Astronomica Internazionale i pianeti, per essere chiamati tali, devono avere 3 caratteristiche. Una è evidente: il pianeta deve orbitare attorno al Sole. Secondo, la sua gravità deve essere sufficientemente forte per schiacciare il corpo, farlo diventare il più globulare possibile, sferico. La terza caratteristica non è così famosa. L'orbita del pianeta deve essere il più pulita possibile, idealmente pulita, deve essere sgombra da altri corpi, il che non è il caso di Plutone, per questo è un pianeta nano. Oltre al fatto di essere piccolo, la sua orbita ha altri corpi. Questo è ancora più evidente qui nel pianeta Cerere, che si trova nella fascia degli asteroidi. Cerere, che se ricordate è stato raggiunto dalla sonda Dawn il marzo di quest'anno. Cerere che è stato scoperto da un astronomo italiano, Giuseppe Piazzi, nel 1° gennaio del 1801, e appunto è stato raggiunto dopo 2 secoli e passa da una sonda. Cerere orbita attorno al Sole, è globulare, però attorno a una quantità grandissima di altri corpi, quindi non può essere chiamato pianeta, è un pianeta nano. Alcuni dicono, vabbè, ma anche la Terra incontra altri corpi nella sua orbita ci sono altri corpi, però insomma si tratta di un fatto di quantità, è un fatto convenzionale, e poi noi ci atteniamo a ciò che decide l'Unione Astronomica Internazionale, naturalmente senza nessun problema. Ciò che ci dice l'astronomia è vero. Plutone, quindi, un plutoide, un pianeta transnettuniano, un pianeta, non è l'unico, ce ne sono altri. Dopo di lui c'è per esempio Eris, anzi, subito dopo c'è Eris, che è più grande di Plutone ed è un pianeta ufficiale, tanto quanto Plutone e tanto quanto Cerere. Noi pensiamo sempre appunto a Giove, Saturno, Urano, ma ce ne sono altri di pianeti nel nostro sistema solare, ufficiali tanto quanto gli altri. Eris, che all'inizio nel 2005, quando fu scoperto, fu chiamato Xena, come quel personaggio femminile, quella guerriera, di una serie TV. Poi, in modo più ortodosso, fu chiamato dagli astronomi nel 2006, quando fu ufficializzato, e in quello stesso momento fu declassato Plutone, fu chiamato Eris. Eris è la dea della discordia. Vi parlo di questo pianeta, tra l'altro, perché fu considerato all'inizio il 10° pianeta del sistema solare dagli astronomi. E per gli astrologi
è fonte di particolare interesse, perché dovete sapere che nella logica zodiacale i pianeti dovrebbero essere 12 e non 10, compresi il Sole e la Luna, quelli che noi abbiamo. Ne mancano 2, che vengono chiamati dagli astrologi X e Y. Quindi Eris potrebbe essere uno di questi 2 pianeti, potrebbe essere X, per esempio, però lasciamo la cosa tra parentesi, perché per ora la cosa non si è ancora consolidata. E poi ci sono altri pianeti transnettuniani, Haumea, Makemake, bellissimi nomi, Haumea, la dea hawaiana della fertilità, Makemake, il dio polinesiano della fertilità pure. Quindi sempre di dei stiamo parlando. Ecco, questi sono i nostri pianeti. Ah, non sono tutti, questi sono quelli ufficiali, però ce ne sono una ventina di pianeti transnettuniani che, diciamo così, aspettano di essere ufficializzati dall'Unione Astronomica Internazionale, e poi tanti altri corpi. Quindi ad un certo punto forse avremo un sistema solare con più pianeti. Ora, noi abbiamo i nostri tradizionali, quelli famosi, quelli che conosciamo, i 7 tradizionali dell'astrologia, partendo dal Sole fino ad Urano, poi Urano e Nettuno scoperti tra il 1700 e il 1800 e Plutone scoperto nel 1930. Questi 3, gli ultimi 3, quindi sono entrati nel discorso astrologico più tardi, cioè più recentemente. Ecco, allora, i pianeti, ecco, vi ho detto qualcosa che riguarda l'astronomia. Cos'è a questo punto che colpisce, che deve colpire tutti noi, e in particolare l'astrologo? Ebbene, che questi pianeti non hanno il nome di cose o di animali o di altro, ma hanno nomi di personaggi, di racconti, per essere più precisi, della mitologia greca. Sono degli dei, hanno il nome di dei, di divinità. Mercurio, Venere, Marte sono nomi di divinità, sono degli dei. Ecco, questa è la cosa che colpisce l'astrologo. E a questo punto ecco che scatta, qui c'è la mente bacata dell'astrologo, e l'astrologo decide di fare un'operazione folle, in realtà magica, e qui vi rimando al mio video Pensiero Magico, perché qui in questo momento c'è lo scardinamento del principio di non contraddizione. Che cosa fa l'astrologo? L'astrologo decide che il pianeta è la stessa cosa del dio di cui porta il nome, e il dio è il pianeta, cioè c'è l'equivalenza tra il pianeta e il dio, sono la stessa cosa, sono la stessa cosa. Ecco, questo è il gesto folle, irrazionale, inaccettabile da un punto di vista della scienza, che fa l'astrologo. È un gesto magico. Ora, quindi, tutti i pianeti sono dei e tutti gli dei sono pianeti. Questa è la visione dell'astrologo, molto importante. Ora, quindi, per l'astrologo sono importantissimi gli dei. Allora l'astrologo conoscerà gli dei. Per conoscerli basta leggere Esiodo, basta leggere Omero, l'Iliade, l'Odissea. Ecco, è lì che va ad attingere. Poi naturalmente l'astrologo si modernizzerà, terrà conto del tempo in cui vive, perché questi dei hanno una loro evoluzione, però fondamentalmente si parte da lì, dalla mitologia. Allora, diciamo qualcosa di questi dei, quindi mi sembra fondamentale, ma prima di tutto diciamo i nomi greci, perché prima di tutto questi dei sono greci, poi sono stati adottati, ereditati dal mondo latino-romano. Allora, Mercurio è Hermes o Hermes, Venere è Afrodite, Marte è Ares, Giove Zeus, Saturno Crono, Nettuno Poseidone, Plutone Ade. Questi sono i pianeti, questi sono i nomi greci. Urano rimane Urano. Diciamo qualcosa degli dei. Ora vi racconterò qualcosa. Su alcuni mi soffermo di più, altri li sfioro invece. Mercurio. Mercurio, come gli altri dei, sta nell'Olimpo, però sta lì così ridendo un po' sotto i baffi di questi altri dei così tronfi, che si danno tante arie, che si prendono così tanto sul serio. È un dio scherzoso, è un dio ludico, è il messaggero, il postino degli dei, quindi si muove molto tra l'Olimpo celeste e la terra. Anche gli altri dei continuano a muoversi, a volare, però lui lo fa in modo particolare, ama molto stare con i mortali. È il protettore dei ladri, quindi ha un elemento morale torbido. Ma tenete conto del fatto che gli dei non sono santi, non sono angeli, hanno delle parti molto oscure, delle parti luminosissime, non sono né buoni né cattivi, sono tutte e due. Quindi protettore dei ladri, protettore dei mercanti, degli affari, protettore anche di coloro che tradiscono il proprio partner
anche lì c'è un aspetto morale discutibile. E poi è il protettore, il dio della parola, del discorso, della comunicazione. Beh, d'altra parte è il messaggero degli dei, quindi se lo vogliamo vedere da un punto di vista contemporaneo, e se Mercurio fosse qui tra di noi, ed è qui tra di noi, che cosa amerebbe tantissimo, che cosa ama tantissimo Mercurio? La nostra tecnologia che serve per comunicare fondamentalmente, quindi i telefonini, quindi internet, i computer, anche i videogiochi, perché no? Ecco, questo è ciò che ama questo dio che è rappresentato sia come un fanciullo imberbe, sia come un vecchio con la barba, in un modo ambivalente, esattamente come la luce, che ha una natura corpuscolare e una natura ondulatoria, doppia. Anche lui è doppio, come la luce. Un dio estremamente affascinante. Venere, la dea della bellezza, la dea dell'amore, e ricordatevi, dietro l'amore spesso c'è una camera a gas, la dea della bellezza. Marte, il dio della guerra. Luna e Sole, li lascio tra parentesi e li riprendo dopo. Andiamo avanti con gli dei che fanno parte del Pantheon greco. Giove, Zeus, ebbene, il padre degli dei, il dio di tutti gli dei, colui che comanda nell'Olimpo, il più potente. Ora, quando voi sentite parlare di Giove, pensate a qualcosa di bello, pensate, quasi tutti lo sapete, che Giove è il pianeta della fortuna. Come mai fortuna? Ebbene, perché Giove è un dio potente e dove c'è lui c'è gaudio, c'è felicità, c'è rilassatezza, anche un dio che veramente si gode le cose, un dio che tradisce bellamente la moglie Giunone Era, che si accoppia con tantissime mortali e per sedurle si trasforma negli animali più vari, perché a quei tempi le mortali erano affascinatissime dagli animali, forse ancora oggi, e ha figli disseminati per tutto il mondo, semidei, un dio che è felice, che sta bene, che si gode la sua vita, anzi la sua immortalità. Saturno, ebbene, quando sentiamo parlare di Saturno pensiamo a qualcosa di negativo, ed è così, pianeta ostile, pianeta duro, Saturno contro, c'è anche il film che non ho mai visto, però insomma Saturno contro. Saturno, perché questo dio fa pensare a qualcosa di feroce? Ebbene, Saturno era un dio che mangiava i suoi figli, li divorava appena nascevano. Perché lo faceva? Perché gli avevano vaticinato che un suo figlio l'avrebbe detronizzato. Ad un certo punto nasce Zeus. La moglie, Rea, stanca di ciò che fa il marito, prende un sasso, lo avvolge in un panno, lo dà a Crono, Crono lo inghiotte pensando che sia il figlio, bluc, così non si accorge di niente, in quel caso lì un po' un tonto, e la cosa finisce lì, per lui, per intanto. Zeus viene portato a Creta, dove viene allevato da pastori, poi beve il latte della capretta amaltea, cresce, diventa forte, e con un esercito di personaggi mitologici attacca il padre, gli fa sputare i fratelli e prende il suo posto nell'Olimpo. E da lì inizia il periodo degli dei olimpici e finisce quello degli dei titani, perché Crono è un titano. Quindi inizia il periodo degli dei olimpici, che è finito. No, siamo ancora qui a parlare di dei, quindi non è mai finito. E per fortuna siamo nel periodo degli dei olimpici e non dei titani, perché sennò sarebbe peggio, e il mondo è già un disastro, figuriamoci come sarebbe. Sarebbe peggio, sempre ammesso che sia possibile. Allora, Saturno. Urano che cos'è nella mitologia greca? Urano è il cielo, che da maschio prepotente qual era, schiacciava, soffocava la terra femminile, chiamata anche Gaia, Gea, la conculcava, non la lasciava respirare, e c'era un amplesso, c'era una riproduzione costante, venivano generati dei figli, tra cui Saturno, Crono, ma non potevano uscire dal grembo, perché c'era appunto il cielo che premeva prepotentemente sulla terra. Ad un certo punto Gaia, stanca di ciò, che cosa fa? Dà un falcetto a Crono, ed ecco da qui salta fuori il falcetto. Con questo falcetto Crono, zac, taglia gli attributi testicoli del cielo. Il cielo, aia, e si sposta, si allontana di colpo dalla terra, diventa la sfera celeste, la distesa celeste che conosciamo, il firmamento, si crea uno spazio vuoto tra la terra e il cielo, in cui possono emergere gli animali, le piante, gli uomini e gli dei, tra cui anche naturalmente Saturno.
Quindi Urano è il padre di Saturno, è il nonno di Giove, il bisnonno di Marte e di Mercurio, poiché Mercurio e Marte sono figli di Giove. E Venere, allora, i testicoli di Urano cadono in acqua, formano una schiuma, dalla schiuma sorge la botticelliana bellezza di Venere, la dea dell'amore e della bellezza. È così che nasce Venere, in questo modo incredibile, molto affascinante, dalla castrazione di Urano. Venere nasce dalla castrazione del cielo. Nettuno, ebbene, Nettuno lo sappiamo tutti, con il suo tridente, è il dio degli oceani, del mare. Giove è il dio dei cieli. Nettuno è il dio del mondo liquido, sono fratelli. Giove fece sputare Nettuno da Saturno a tempo debito quando lo attaccò. Nettuno, se avete visto il film Percy Jackson, avete letto i libri, si tratta di un personaggio per i ragazzi, però io ho visto il primo film e l'ho trovato molto carino perché c'erano tutti gli dei. Sapete che Percy Jackson è figlio di Nettuno. È un'attualizzazione dei personaggi, sono stati portati avanti, perché no? Si tratta di personaggi fantastici, quindi è possibile farlo se lo si fa in un modo intelligente. In quel caso lì è stato fatto in un modo piuttosto intelligente. Ecco, quindi Nettuno. Poi Plutone in Percy Jackson, sempre, è rappresentato come una rockstar, che le rockstar si sa che sono maledette, e come un diavolone anche, come un diavolone, ma in effetti Ade è il dio del mondo ctonio, sotterraneo, del mondo dell'aldilà, dei morti, è un diavolo cristiano ante litteram, è un diavolone ante litteram, giustamente, ed è fratello di Nettuno, Poseidone, e di Giove, Zeus. Ecco, questi sono gli dei del Pantheon greco. Sono rimasti fuori il Sole e la Luna. Ora, il Sole e la Luna hanno un corrispettivo fra le divinità greche? No, non proprio. Allora, il Sole è trasportato da un carro lungo la volta del cielo. Non ha un corrispettivo, però appartiene ad un'altra tradizione molto importante, quella egizia. Sapete che gli egizi avevano un pantheon grandissimo di dei, tra cui c'era anche Ra, il dio Sole. Ora, è successo che tra il 1350 e il 1400 a.C., anzi tra il 1400 e il 1350 a.C., Amenofi IV, il faraone di quel periodo, anche chiamato Akhenaton, decise che il Sole era l'unico dio importante, Aton, così lo chiamò, e spazzò via tutti gli altri dei. Quindi in quel momento il Sole diventa importantissimo, l'unico dio del mondo egizio. Tenete conto che è lo stesso periodo, 1400-1350 a.C., dell'esodo di Mosè, quello raccontato nella Bibbia, quando Mosè porta gli ebrei fuori dall'Egitto. Quindi da dove avrà mai tratto Mosè l'idea di un Dio unico, il monoteismo? Beh, molti studiosi pensano che proprio da lì. Tra l'altro quel momento lì è molto importante nella storia del patriarcato. Voi sapete che molto probabilmente prima di questi millenni di patriarcato, cioè di mondo, di società che ruota tutta attorno, lo sappiamo benissimo, alla figura del maschio, alla figura dell'uomo, c'è stato un periodo di matriarcato in cui fondamentale era la figura della donna. Naturalmente la trasformazione dal mondo matriarcale a quello patriarcale è stata lenta, graduale, ci sono stati vari momenti. Quel momento è stato fondamentale, poiché quel Dio unico è un Dio maschile. Quando immaginiamo Dio, non lo immaginiamo quasi, praticamente nessuno lo immagina come una dea, lo immagina come un Dio, Padre nostro che sei nei cieli. Quindi quel momento è fondamentale per il patriarcato. La mentalità ebraica è patriarcale, il mondo ebreo è responsabile fortemente del nostro pensiero patriarcale, però attenzione, tutti noi siamo ebrei, perché abbiamo la psicologia ebraica, quindi è così. Il Sole, un dio, Ra oppure Aton, e la Luna, ebbene, la Luna ha un corrispettivo nel Pantheon greco, delle divinità greche. Ci sono delle divinità che hanno delle caratteristiche, che esprimono delle parti della Luna. Ecate, Artemide, Selene, ma non c'è una dea vera e propria che sia la Luna. Tuttavia, se dovessimo additare, indicare un corpo celeste che per noi è una divinità, ci verrebbe spontaneo indicare la Luna, soprattutto quando è piena, soprattutto quando siamo innamorati, se siamo dei poeti, se siamo dei cantanti. Insomma, la Luna è una dea nel nostro immaginario collettivo, e così anche nel racconto dell'astrologo.
Quindi tante divinità, ecco, divinità che sono pianeti, pianeti che sono divinità. Quindi c'è questo piano astronomico, di cui vi ho parlato prima, e c'è un piano narrativo fantastico mitologico, che è legato insieme da una cerniera, dalla cerniera della magia. A questo punto bisogna fare un terzo passo, un terzo passaggio. Allora, l'astrologo quando fa il suo lavoro si occupa del tema astrale. E qui anticipo qualche cosa, perché tutti voi penso comunque che avete visto un tema astrale, sapete quel disegno, l'oroscopo, il disegno che è una specie di ragnatela con tutti i pianeti, con le case famose, con gli aspetti, con tutte quelle linee. Allora, lì c'è il mondo interiore di ogni individuo. Quando l'astrologo si china su questo oroscopo e fa il suo lavoro, dimentica un pochettino i pianeti e gli dei, vanno in secondo piano, e ciò che gli risalta maggiormente è la psicologia, l'aspetto psicologico, eminentemente psicologico. Quindi che cosa succede? Che questi pianeti, dei, nella visione dell'astrologo diventano funzioni psicologiche. Quindi possiamo dire di ogni pianeta Dio la sua funzione psicologica. Qual è la sua funzione psicologica? Ecco, questa è una cosa molto importante, però ve la spiegherò la prossima volta, finisco qui. Delle funzioni psicologiche dei pianeti dei vi parlerò la prossima volta, e poi farò un altro video in cui vi parlerò naturalmente delle stagioni, che sono fondamentali, e l'altra faccia, c'è questo erma bifronte, questo oggetto fatto di due parti. Abbiamo bisogno appunto dei pianeti e abbiamo bisogno delle stagioni, come detto all'inizio. Le metteremo insieme e verrà fuori già il nocciolo, l'essenza dello strumento astrologico. Allora, quindi la prossima volta vi parlerò delle funzioni psicologiche. D'accordo, ecco, finisco qui, spero che vi sia interessato ciò che vi ho spiegato e vi saluto, tante belle cose, ciao!